Buongiorno amici. Ciao ragazzi. Questa mattina parte con una bella retromarcia di Franci, che ormai ha preso dimestichezza con il mezzo. Allora, ultimo giorno nelle Langhe. Ho visto più vigne e noccioleti in questi giorni che in tutta la mia vita. Scende un po' la lacrimuccia perché ci stiamo rendendo conto che queste Langhe in questi 29 anni le abbiamo frequentate un po' troppo poco. Allora, questa mattina siamo dalle parti di Grinzane Cavour, ma non è la nostra destinazione finale. Siamo venuti qui solo per fare colazione con lo chef di oggi, che è lui. Come stai? L'ottimo Marco Ruata, chef di un posto che anche questo posto qua non ve lo vorrei dire perché poi dopo non entro più, ma in realtà ve l'ho già detto in qualche altra situazione. Benvenuti a Serra Longa d'Alba. Ma perché devi fare il verso ai piemontesi? Perché sono piemontese, per cui mi posso prendere per il culo da solo. Risalutiamo Fontana Fredda, perché l'altra figata di venire qua nelle Langhe e farsi un giro è che è tutto attaccato. Quindi un viaggetto come quello che stiamo facendo noi in quest'area è proprio l'ideale. Voi salite di qua, passate qui dentro se siete abbastanza stretti e noi di solito parcheggiamo qui all'Isca di Pesce. Franci, 150 metri. li schizzati. Manovra perfetta. È tutto senza il servosterzo. No, volevo dire ai ragazzi che di questo posto qua in realtà ve ne abbiamo già parlato. I fedelissimi già lo conoscono. Ne abbiamo parlato in un podcast. Podcast che peraltro non era del nostro canale, per cui caro amico, se già eri a conoscenza di questo posto attraverso quel podcast, possiamo dire che sei un fan della prima ora. Noi di solito veniamo qua in pieno periodo di tartufi, perché così Marco ci sgrattugia il tartufo un po' sulla qualunque. Ed eccoci qua. Foto di rito per Franci, perché chiaramente questo locale è già sulle nostre mappe, ma oggi faremo un aggiornamento. Ma sì ragazzi, se avete comprato le nostre mappe di questo posto qua, ne eravate a conoscenza da mo'. Oggi entriamo da dove entrano quelli che lavorano, o forse no. C'è scritto Marco Ruata. E allora, eccoci. Buongiorno. La cucina è molto piccola la nostra. Onore al merito, cioè tutta la roba buona che ci hai fatto negli anni scorsi solo in questo spazio qua l'hai fatto. Solo in questo spazio qua. Oggi ragazzi, menù, non dico 100% carnivoro, ma se magna carne. Primo ristorante la Contea Neve, che adesso non esiste più. E poi ho girato un po' i ristoranti tipo da Elide, poi con la scuola alberghiera, io ho fatto Barolo, stage, e poi ho deciso di cercare un posto in Langa. Cosa c'era prima qua? Prima non c'era niente. C'era nulla. Questo qua si chiamano frisse, sono delle polpettine di carne, tradizione piemontese. Abbiamo un interno di frattaglie, mettono cuore, fegato, pasta di salsiccia, quella che abbiamo assaggiato prima, a volte a questa retina di maiale. All'interno abbiamo provato a mettere la nocciola come esperimento, quindi oggi assaggiamo in diretta con voi anche. Per la prima volta, Per la prima anche volta. tu non l'hai ancora assaggiato. Non ancora assaggiate, no. Noi in carta ce l'abbiamo classiche. Ma vi le due piacciono. sono tritate? Sì. Ah ok, quindi Sì. tutto insieme, Sì. quindi è facile da mangiare ragazzi. Non fate gli schizzinosi. Abbiamo un olio all'erbe, abbiamo un piccolo pezzo di terreno dove mettiamo un po' di erbe aromatiche e un po' di olio all'aglio. Ne impaniamo un po', alla temperatura è molto importante, quindi lasciamo un attimo riposare. Andiamo alle nostre frisse che prima dicevamo. Voilà, quello vorrei mica sprecarlo. Diamo un'asciugatina. Alle 10:38 giunge il momento della frissa. La seconda colazione. I piatti hanno proprio un sapore, sono più buoni se li mangiate qua in cucina, c'è poco da fare. Vai Franci. Buonissimo. Lo chef ha detto sti c***o che è buonissimo, lo so. Quella parte della nocciola è interessante. La parte della nocciola, Si sente. ma si sente immediatamente, senza neanche masticare. Hai subito l'aromaticità. Credo sia la prima volta che mangio un pezzo di carne che sa anche di nocciola. Devo dire che è una bella combo ragazzi, ci sta davvero molto bene. La nocciola ovviamente per sua natura spinge, cioè si sente, ci sta davvero molto bene. Vi lasciamo il nostro benvenuto, la nostra piccola entratina. Noi diamo sempre il nostro benvenuto con la nostra focaccia, con la salsiccia, quindi una salsiccia di vitello. Fosse per lei farebbe un pranzo solo di focaccia. Sarebbe un'ottima idea. Non c'è problema, l'uovo morbido lo mangio io, la carne cruda la mangio io. no.
giorni vi lascio in abbinamento il Rosanna, metodo classico extra brut di Ettore Germano. Franci, è arrivata la focaccia, devi stare calma. Ma è arrivato anche lo chef, quindi devi stare calmo tu ora. Vi lasciamo la nostra battuta di fassona. Ne abbiamo fatto una combo oggi. Abbiamo fatto il nostro midollo. Abbiniamo sempre la battuta di fassona al midollo. Gli dà questa parte di untuosità. Ve lo concludo qua. Lo cannelliamo un po'. Sono sempre emozionato quando vengo a mangiare qui e quando si deve iniziare. Questa battuta l'abbiamo in realtà già mangiata un'oretta fa in cucina come aperitivo. Ah, che bello. E qua partiamo col pezzo che ci ha tagliato il signor Mario. Qua siamo sul pezzo della coscia, super magra. La parte della carne deve essere pulita dai nervetti. La parte dello spessore della grana viene un po' dal piacere del ristorante, cioè ci sono quelli che la vogliono super sottile. A me piace una via di mezzo. Certo, diciamo che un po' di morso lo deve avere. Sì, no. Il dente deve averlo anche la carne, Esatto. non solo la pasta. Qua siamo sui 120 grammi a persona. Alcuni, tipo Mario, prima ho visto in negozio che ce l'aveva larga così, ce l'aveva di questa grana qua. Ok. Noi da questo punto qua gli diamo ancora una tagliata. Un altro giro. L'aperitivo vi faccio fare. Come va condita la carne cruda? Perché c'è chi ci mette 1000 cose dentro. Noi qua siamo molto basilari, usiamo un sale Maldon, filo di olio extravergine, che non ha una forza che prevale con il gusto della carne, deve sentirsi il gusto della carne. Un pizzico di pepe, lo prendiamo in grani, lo maciamo noi, la scolatina e voilà. Alla fine l'aperitivo lo faccio io. Questo, ragazzi, è un piatto che meno lo tocchi e meglio è. Cioè la carne parla da sola. Marco ha messo un filo d'olio, pepe e sale e basta. Ma vi dirò di più, siamo andati direttamente dal pusher di Marco, perché la carne qua non è incredibile di più, e quindi gli abbiamo detto: ma facci scoprire un po' chi è che te la dà questa carne. Tappa in macelleria, dove penso ci stiano aspettando. Buongiorno Mario. Piacere Giano, piacere. Diciamo, lui è il tuo pusher per quello che riguarda la carne. Sì, il pusher. Ok. Il pusher giusto lui. Questo è un carré di 60 giorni, fassona piemontese, e passiamo dai 60 ai 40 ai 30, dipende un po' Da cosa chiede lo chef? come chiede lo chef e come chiede il cliente. Questa è l'ultima, la più fresca, che andiamo sui 25-30, e questa siamo sui 40. E oggi cosa ci cucini, Marco? Oggi noi a 60. Questa è la parte della costata, adesso ne manca un pezzo, e questo è il controfiletto. Controfiletto perché dall'altra parte C'è il filetto. c'è il filetto sopra, l'osso e il filetto in mezzo. Una cosa che io faccio sempre fatica è che i tagli del bovino, ma anche del suino, cambi paese, cambiano tutti, ma non cambia solo il nome, cambia anche il taglio anatomico, perché il modo in cui si taglia in Italia magari non è quello. Come si taglia? Perché i pezzi sono sempre uguali. Ok. I pezzi ce pezzi è sempre la stessa. Però cambia il sistema di lavorazione. Certo. Se andiamo in Liguria, allora con la cima la mezzena lavora in un'altra maniera. Poi l'altro giorno arriva un signore e mi dice: mi ha dato un nome, e io ho detto: senta, io non ho mai sentito questo nome. 40 anni, lui mi dice: ma sono stato a Bologna, allora cambiano. È un altro sport. È già di nuovo un altro posto. Quando la bestia è ben allevata Sì. e la carne è buona, si stagiona e non bagna, mette un po' di muffa, perché per forza, logico, prima di tagliarla bisogna pulirla, bisogna togliere. Una chicca, ma qui non spaventate, questo è già venduto, questo signore se lo fa tenere 100 giorni, quindi andiamo sui 90-100. Ok. Questi sono pezzi che io però non metto in vetrina perché certa gente si spaventa, però glielo faccio per chi li vuole. Mi dice: tienimi 3 costate che abbiano un 90-100 giorni. Per chi li vuole, o meglio per chi se ne intende. Se ne intende. Posso fargli vedere dentro? Almeno io ne taglio una per capire Di cosa stiamo parlando? di cosa stiamo parlando, perché diventa molto difficile da lavorare. Certo, perché innanzitutto perde di volume perché perde acqua. 70% è fatto di acqua, certo. questa, come noi. E allora cambia anche il gusto della carne, cambia la vista e cambia anche il tatto nel toccarla. Diventa a giorni come un prosciutto crudo, diventa anche un po' più difficile da capire il gusto, uno deve capire quello che mangia. Certo. Qual è il modo migliore per cucinarla, un pezzo di carne così? Qua forse andrebbe chiesto a chi cucina. Ma ci sono un po' di diversi procedimenti, cioè chi usa la griglia, chi usa la piastra classica. Comunque la regola dipende sempre dall'osso quanto è spesso. Prima si fa in piedi, come la fiorentina. Sempre in piedi, Ok. perché è
posto dove non brucia mai perché Perché c'è le il ossa grasso di copertura. e poi c'è l'osso Ok, sotto. ok. Un'altra cosa, 2 ore fuori dal frigo, che non sia fredda, Ok. perché lasciandola leggermente cruda o rosata, se lei è fredda, da frigo la mangi fredda. Quando stagiono un pezzo di controfiletto, se lo fanno tagliare anche sottile, e lo mangiano così. Tipo carne cruda. Tipo carne cruda. La carne cruda da mangiare fettine cruda è questa. E lei? Qui non c'è grasso. Questo bisogna capire che si può trovare qualche nervetto, qualche pezzo di grasso Certo. diverso. Ricordiamo a tutti che il grasso è la parte buona ed è la parte che dà gusto. Mangiare carne magra di bestia grassa è il detto per mangiare una carne buona, perché se la bestia non è grassa Sì? non è stata allevata bene e allora diventa vecchia e non grassa e lei è dura. Per fare un bel lavoro togliamo la copertina, perché sarebbe un pezzo di bollito la copertina. Ok. Non farebbe parte del sottofiletto. Quindi non si scarta ma si usa per un'altra si preparazione. usa per altre cose. Togliamo leggermente questo magro qua e poi tagliamo la bistecca, vedete che cambia già subito faccia. Certo. E poi la tagliamo, chiediamo allo chef. Vado lì? Sì, va benissimo. E qua Ma che abbiamo una bella costata, siamo sul chilo, 1 chilo netto. Questa parte qua io la pulisco, tolgo tutto e la faccio tritata, non battuta. E diventa una carne cruda molto buona, nonostante sia un pezzo di copertura, non di qualità. Si toglie, io adesso lo faccio un po' grossolano per fare più in fretta. Frollare un pezzo di sottofiletto vuol dire metterlo 25 kg, toglierlo di 20, perché un po' di consumo, un po' di pulizia. È inevitabile. E questi pezzi qua, se uno ti dice quale vuoi da mangiare cruda, ti dicono tutti, prendi questa. Tra questa e questa. Io non parlo di battuta qua, qui si parla di tritata. La tritata è molto più fine della battuta. È più fine, si trita tutta la carne magra, che può essere un fondo di coscia, un pezzo di spalla, ma la parte più magra. Ok. Anche perché ha un prezzo inferiore. Ed è vero anche questa cosa che spesso i tagli più buoni non per forza sono quelli più costosi. Sempre così. Diciamo che dal punto di vista del cliente, ma come anche col pesce, è fondamentale avere un macellaio amico che ti sappia consigliare bene. Poi bisogna avere un po' di cultura. Esatto. Pensavo di avere un po' di culo. Anche quello. Ci ho pensato ma non l'ho detto. L'importante della salsiccia, come la carne cruda, va comprata e mangiata. Questa di vitello, e vendiamo moltissima pasta, che sarebbe la stessa cosa ma Già fatta pasta. prima Ok. di essere insaccata. Certo. C'è sempre un 10% di pancetta. La pancetta dà un po' più di sapore. Di E sapore anche di parte grassa. e leggermente. Certo. La pancetta è lei. Sarebbe una pancetta di maiale intera. Adesso vi faccio vedere così. Noi siamo abituati a vedere questa sezione qua di Sì, solito. perché la vedete piegata con la cotenna, senza. Io volete assaggiarla ora? No, adesso. E le cose buone non c'è un orario per assaggiarle. Anche perché ho preso il cappuccino, ma non ho preso da mangiare. Ma si scioglie in bocca. È come mettere in bocca quasi un pezzo di formaggio, cioè. Io me li mangio come fossero cioccolatini. apposta. Vedi, abbiamo messo il budello nell'acqua. Sì. Mettiamo questa dentro. Noi facciamo addirittura 4 volte al giorno la salsiccia. Questa è talmente delicata la salsiccia che tante volte tu sei qua, fai la salsiccia, arriva un signore, vai di là, stai là 10 minuti, vieni qua, vai avanti, cambia colore già. Temperature che noi qui climatizzato tutto, ma possibilmente bisogna prepararla, farla e metterla in frigo. Tutta insieme. Tutta. Ma che bravo il signor Mario. Peccato che non può diventare il mio macellaio di fiducia perché non vivo in zona, se no verrei a prendere la carne qua molto probabilmente. Bene, adesso tocca a te Marco. E dopo questa breve ma intensa masterclass di macelleria, per inciso secondo me ci sarebbe da fare almeno una decina di video sulla macelleria per sfatare un sacco di luoghi comuni e anche per acquisire un po' di competenza, perché secondo me è una materia dove la maggior parte della gente non ci capisce una fava. Ci dirigiamo al ristorante perché questi assaggi di carne cruda mi hanno aperto lo stomaco. Questa è la focaccia appena fatta. Allora ragazzi, vi dico un segreto. Gliene potete chiedere ancora. Chiedetegli il refill. Ve lo fanno, ve lo fanno. Mio consiglio sulla battuta: tenete i condimenti che vi inseriscono già loro, perché sono molto giusti e non sovrastano il sapore della carne che si deve sentire. Quindi olio, sale e pepe. In più oggi ci aggiungiamo il midollo, quindi non andiamo a mettere altre cose sulla carne. Manuale d'uso e istruzioni per questo piatto. Il mio personale consiglio è: iniziate assaggiando solo la carne per capire bene con chi avete a che fare. Poi resistete a proseguire nello sbranarvela perché dovete aggiungerci il midollo. E qui adesso divertitevi a scavicchiare
questa prelibatezza. Ecco, devo dire che Marco ci ha portato 6 kg di midollo. Praticamente condiremo il midollo con della carne. Ragazzi, ma di che parliamo? Poi mischiate tutto così. E voi direte, è tutto il midollo che non hai messo? Secondo voi lo lascio lì? Avete la focaccia, avete il pane, avete i grissini. Oppure potete sempre mangiarvelo a cucchiaiate. È incredibile. Allora... rido perché sì, qualsiasi commento io faccia non renderebbe l'idea. La carne era già golosissima da sola e chiaramente gli date questo boost e la pimpate a un livello 10 e lode. Stellare. Il midollo gli dà una sfumatura di sapore aggiuntivo. Proprio avvolgente, grasso, confortevole, goloso. Ops, è avanzato del midollo. Bello salatino. Ma Giano, ma col grissino non l'hai pulito bene. Forse non avete ben capito con chi avete a che fare. Dove non arriva il grissino, arriva il pane. Hai qualcosa da dire al tuo personal trainer? Sono felice. So che me la farà pagare, ma sono felice. Questo ovetto poché, quindi un uovo morbido che cuoce a bassa temperatura. Ci avete una sparagina è un po' più piccolina, un po' più tenera, con la fonduta al parmigiano, insomma. Questo è il must quando veniamo a novembre, senza sparagina, nella sua purezza, una grattata di tartufo sopra, ragazzi. In questo momento ovviamente non è tempo di tartufo bianco, attenderemo con impazienza novembre, ma nel frattempo ci sacrifichiamo con la versione estiva. Franci, mi raccomando, fammi una rottura da YouTube. Non mi ciulare tutto il tuo orlo, che ti vedo che stai pescando solo lì. Che buono, ragazzi. Amo questo posto perché qua potete mangiare dei piatti tipici della tradizione piemontese, fatti da Dio. Non avete bisogno di altro. Franci, sbrigati. Voi direte, ma perché non ti arriva il tuo? E no, ragazzi, abbiamo scelto un piatto di tutti quelli che vedrete arrivare e ce lo dividiamo, se no qua mi ricoverano, che sono 6 giorni che mangio senza soluzione di continuità. Quello che forse Franci non vi ha detto è che oltre all'uovo, e a novembre il tartufo, c'è anche la fonduta di parmigiano. Voi direte, ma gli piace vincere facile? E io glielo voglio permettere di vincere facile, va bene? Se venite qui e non prendete questo piatto, siete dei folli. Giustamente loro, pensando che noi siamo persone normali, ci hanno portato anche i piattini, ma noi ci piace mangiare dal piatto di portata. Focaccia pericolosissima. Sei veramente super gentile, a più tardi. Ciao ciao ciao. Stasera andiamo alla festa dei Barolo Boys. Non era preventivato, ma la bellezza di queste cose è che ci si improvvisa, alcune cose sono pianificate e poi ti lasci spazietti liberi perché sai già che incontrerai personaggi interessanti e nasceranno cose lì per lì. Mi sembra un programma cazzuto. Ci può stare? E invece questo ragù di che cos'è? Ragù di salsiccia di vitello, che lo scottiamo in padella. Lo facciamo soffriggere con 4-5 ore, poi lo sgraniamo bene bene bene, aggiungiamo poi la passata di pomodoro e cuoce almeno quasi 2 giorni. Bello da matti. Sono appena stato in cucina, sta per arrivare un piattino leggermente interessante. Questo è un altro piatto che non vi volete perdere se venite qua. Digli tu stop, Franci, perché io non me la sento. Verso novembre, periodo tartufo, li troverete al burro e tartufo, che è una roba da fuori di testa, ma non sono da meno anche quelli che trovate adesso con il ragù. Abbiamo fatto anche la copertina, ora passiamo alle cose serie, l'assaggio. Allora, questi tagliarini rispetto a quelli di Elide del centro Apriocca sono leggermente più spessi, non li fanno tutti uguali nelle langhe. E che vi devo dire, ragazzi? Ma non vi dico niente, ragazzi, cioè, venite qui e prendeteli e scopritelo da soli. Tra l'altro ho visto la preparazione di questi tagliarini e Marco ci ha infilato dentro, perché ci stavano bene, anche 2 simpatiche noci di burro. Non me la sono sentita di fermarlo. Si sente il burro? Si vede anche. Guarda qua tutto questo sughetto arancione. Per me il burro deve fare quell'unghia arancione fosforescente. Solo così sai di godere. Proseguiamo con la Barbera d'Alba di Massolino 2023. Fa solo acciaio, quindi rimane bella fresca e fruttata. Sembrerebbe che finora abbiamo scherzato. Sta per arrivare un brontosauro. Mi raccomando, non mi abbandonare proprio adesso perché da mangiare ce n'è. E voilà! Chiudiamo con un filo di olio crudo, una costata di fassona piemontese, frollatura 60 giorni, me la abbiniamo con una piccola insalatina rapanello, insalatina salanova, carota, pomodorino, ancora un po' di sale maldon per gli appassionati, un olio a estrazione verde con una sterbette e una maionese classica. Francia, hai l'onore di iniziare.
Ho anche l'onore di continuare. Questa crosticina è pazzesca. Lo so che alcuni di voi dissentiranno, ma a me la carne piace cotta esattamente così. Il primo pezzo anche io lo assaggerò da solo. Non voglio fare gare, paragoni, però la fassona piemontese, ragazzi, è una signora carne. Ora l'obiettivo è non avanzare niente di questa cosa qua, per rispetto dell'animale. Aggiungiamo un po' di maionesina. Ragazzi, lo so che sono un disco rotto, io vi direi di ordinare anche questa. Forse questa la dovete chiedere prima. Verificate di essere un po' di persone e verificate se avete abbastanza spazio per tutti questi piatti. Proviamo anche l'olio aromatizzato, vi dà quel quid in più senza sovrastare il sapore della carne, che si sente tutto. Questa carne è fenomenale. Adesso vi lascio il Barolo di Palladino Ornato 2020, balsamico con delle note speziate veramente interessanti. Pensavate mica che con questa carnazza restassimo a bocca asciutta? Barolino indecente. Mi stavo chiedendo, no? Manca solo il dolce. Ma la panna cotta? La dividiamo? Certo che la dividiamo. Chiedevo, per un amico. Allora, detto che chiaramente in questo, come in moltissimi altri posti, il menù è in continuo cambiamento e soprattutto se venite in estate non è come venire in inverno, ma mi stavo dimenticando di inquadrarvelo e quindi comunque ve lo inquadro, così avete un'idea dei prezzi, dei piatti che ci sono, del menù degustazione che non è quello che abbiamo preso noi e dei dolci. Non è una ciotola di latte, questa è panna cotta in purezza di Marco. È uno dei motivi, insieme alla focaccia, per cui Franci viene qua. È la migliore panna cotta di tutto il circondario, di tutte le Langhe, di tutto il Piemonte, di tutta l'Italia. Vi spiego perché secondo me questa panna cotta è superlativa. Innanzitutto la consistenza, perché è veramente, ma si vede anche da quanto balla, è assolutamente cremosa, non è di quelle gelatinose, quindi voi la mettete in bocca e si scioglie immediatamente. Secondo sa di latte, è una roba, ha un gusto meraviglioso. Il mio consiglio è non dividetela, ve ne ordinate una e in silenzio ve la mangiate, perché una panna cotta così buona non la ritrovate più, dovete tornare qua. Allora ragazzi, vi confermiamo che questo è uno dei nostri posti preferiti dove mangiare qui nelle Langhe. Marco è il numero 1, basta, punto, niente da dire. Cucina dei piatti pazzeschi e siamo molto contenti di essere venuti a trovarlo. Non venite in troppi, che sennò poi noi non entriamo più. Di nuovo in marcia! The next day. Amici, il nostro viaggio giunge al termine. Doveva succedere prima o poi. Ieri sera abbiamo concluso la giornata andando alla festa dei Barolo Boys. Magari adesso Giano vi agevolerà qualche clip per farvi vedere il mood. La musica è quella giusta! Tra l'altro Franci ieri voleva fare una foto in mezzo alla ressa, ma ha deciso di entrare proprio nel momento in cui c'era il pogo su Killing in the Name. Sono stati 6 giorni pazzeschi, io me ne torno a casa non con l'idea di aver smarcato posti, ma con l'idea di avere saltato dei posti dove dobbiamo tornare e ne approfitto quindi anche per segnalarvi che sulle nostre mappe troverete ovviamente non solo i posti che vi abbiamo fatto vedere, ma anche molti altri che non sono finiti nel video per vari motivi, anche perché ragazzi vi ricordo che noi non viviamo con la camera in mano. Tra l'altro ne approfittiamo per dirvi che sul nostro sito, che è cosamangiamoggi.it, potete anche iscrivervi alla nostra newsletter pur non essendo abbonati alle mappe. In questo modo riceverete informazioni e news altrimenti inscopribili relativamente a quello che facciamo, ai nostri giretti, ai posti scoperti, eccetera eccetera. La newsletter è gratis e non vi serve abbonarvi alle mappe. Detto questo, noi abbiamo ricevuto veramente una super accoglienza in tutti i posti in cui siamo stati, ci siamo trovati da Dio. Le Langhe tra l'altro le sentiamo anche un po' casa nostra, visto che siamo piemontesi. Speriamo di tornarci presto. Io sono super felicissima di essere riuscita a farvi vedere realtà diversissime tra di loro, un po' di tradizioni, un po' di innovazione, un po' di giovani, un po' di realtà storiche, un bel miscuglio di realtà in fermento che rendono grande questa zona d'Italia. Una gran figata. Noi a questo punto andiamo a restituire il ragazzaccio in quel di La Spezia, ne ho voglia di farmi questa vasca soprattutto, e quindi Franci ci vediamo al prossimo video.